le Alpi Orobbie. In piena primavera, con il disgelo ancora in corso e sfondando neve marcia, saliremo al bivacco Pedrinelli, dove ci appoggeremo per dormire. Durante la notte, per la prima volta, assisteremo a un incredibile fenomeno atmosferico direttamente dall'Italia. Amici, buongiorno da una nuova avventura. Siamo nelle Alpi Orobbie e andremo oggi a passare la notte in un bivacchino in Alta Val Brembana, ovvero nel bivacco Pedrinelli. Sono delle condizioni primaverili, mentre sopra ci hanno avvisato che ci dovrebbe essere abbastanza neve e insomma adesso continuiamo e vediamo un po' come sarà la situazione. Stiamo proseguendo in salita, abbiamo già fatto circa 600 o 700 metri di dislivello, quindi siamo verso quota 2000, ne mancano ancora 300-400 per arrivare al bivacco. Siamo già in quota, abbiamo superato degli alpeggi e adesso il paesaggio si sta facendo un po' più invernale perché comunque la stagione invernale appunto in quota non è ancora finita. Come vedete dietro di me ci sono ancora dei grandi canaloni che hanno ancora un bel po' di neve, che sono ancora belli gonfi. Fortunatamente noi non li faremo perché il nostro percorso non deve inerpicarsi dentro un canalone, ma sale abbastanza docilmente. Alla fine questo non è un sentiero difficile, tuttavia la valle è veramente molto bella. Quota 2300 metri, siamo finalmente arrivati al bivacco e ovviamente il meteo giusto in tempo per il nostro arrivo ci ha mandato questa meravigliosa nuvola in cui siamo dentro. Vabbè, poco male. Volevamo fare un'altra cimetta qui vicino, magari in orario, insomma, non avevamo questi grandi programmi, però insomma adesso sarà rimandata. Adesso vi mostro l'interno del bivacco perché è molto grazioso. Ma vabbè, andiamo da quell'altro posto. Bene signori, abbiamo deciso di voler fare una gitarella su un monte qui vicino che prima era completamente oscurato dalle nuvole e adesso ci siamo messi in cammino. Nonostante le nuvole stanno tornando, le condizioni sono bellissime proprio da vedere. Adesso stiamo percorrendo questa specie di crestina che insomma è molto aerea, molto bella, paesaggisticamente veramente favolosa. Bene amici, il marciume della neve pomeridiana diciamo che ci ha un po'
fatto desistere dall'idea di salire sulla cima che avete alle mie spalle, più che altro non perché il percorso sia difficile, assolutamente anche molto banale, più che altro perché, come vedete, se si riescono a vedere le tracce dal video, l'ultimo pezzo è molto verticale e a salire non è un problema, ma a scendere è molto probabile scivolare, anche perché sotto è erba. Quindi alla fine abbiamo deciso di riprovarci probabilmente domani mattina, anche se così la neve sarà più dura, anche se in realtà noi avevamo altri piani. L'unico problema è di fare un bell'anello. La nostra idea originaria era di scendere alle mie spalle e fare tutto un grande anello per poi andare sul Corno Stella, che è la montagna più alta che vedete lì. Qual è il problema? Che, come avete visto anche negli altri video, anche quelli del drone, e ci sono ancora molte cornici pendenti e quindi noi praticamente dovremmo svalicare. Il passo passa proprio sotto una di quelle e non si fa, è tanto pericoloso, e quindi secondo me abbandoneremo l'idea originale dell'anello e probabilmente sceglieremo quest'altra cima che domani mattina sarà molto più fattibile. Allora signori, è arrivato il momento della cena, abbiamo cotto i nostri, stavolta abbiamo cambiato, non abbiamo più riso liofilizzato, né sai che buono, abbiamo i tortellini, ci sta pensando il maestro Riccardo e adesso sta facendo la divisione dei pani e dei pesci. Un po' di brodo, di... Bravo. No, è brodo. Occhio. Che cazzo, aspetta. Pure smerdato il fornelletto. 2, 3, vai. Ce l'hai, non è caldo? Libero. Ok. Vabbè. Vuol dire che è pronto. Voi venite spesso in montagna? Dietro di noi ci sta un mare di nuvole che è una cosa fuori di testa, bellissimo. Escono fuori solo le cime e sono tutte belle arancioni, dorate, fantastiche. Io adoro queste condizioni di tempo. Allora ragazzi, praticamente siamo usciti fuori, sono andato a fare un po' di foto alle stelle ed è successa una cosa stranissima, perché lo schermo della macchinetta continua, il cielo è tipo rossastro, non riesco a capire, ci sta tipo, è come se fosse il bilanciamento del bianco si fosse un attimo, non lo so, avesse sbarellato. E non riesco a capire perché continuano a uscirmi le foto tipo un po' tendenti a rosa, rossastre, violacee, però se lo guardi a occhio nudo in realtà non cambia niente, quindi non riesco proprio a capire che diavolo sta succedendo. Io mi sa che c'è qualche fenomeno atmosferico che non riesco a capire, solo che qui non prende internet, quindi non posso saperlo, però è una cosa troppo particolare. No vabbè raga, ho puntato la macchietta a nord, è uscito tutto viola, è l'aurora. È l'aurora boreale sulle Alpi a Pego. Cioè raga, è incredibile, l'aurora boreale sta là, è tutta da quel lato e poi non è il verde del nord, è proprio viola, violaceo, rossa, che è tipica di quando arriva alle basse latitudini. È incredibile ragazzi, è colorato tutto quanto, è assurdo. Eccoci signori, buongiorno. Oggi sveglia non eccessivamente presto, sono le 5 del mattino e stiamo iniziando a fare questa breve salita a quella cima che vi accennavo ieri sera. Quindi sono veramente pochi metri di dislivello, però come avete visto prima nei video col drone, il paesaggio e la crestina sono veramente molto belli e noi adesso la percorriamo tutta alle prime luci dell'alba. Bene ragazzi, come vi dicevo stiamo salendo l'ultimo crestino finale, come vedete alle mie spalle. È bello ripido,
Fortunatamente ci sono già le impronte di chi ci è passato prima. Adesso vi mostro. Guardate qua. E diciamo le condizioni della neve, nonostante il mattino presto, sono piuttosto sfondose e questo creerà non pochi problemi per la discesa. Però siamo attrezzati, abbiamo le picozze e tutto quanto, dovrebbe andare in maniera tranquilla. E siamo quasi arrivati, mancano pochi metri. Benissimo ragazzi, ecco dietro la cima. Col sole che ti scalda sembra una sensazione meravigliosa stare qua. C'è un panorama che non c'ha senso, veramente, veramente bello. Stai a tuffare?